La prova che i migranti soccorsi nel Mediterraneo sono vittime di trattamenti inumani in Libia si trova dentro le carte dell'inchiesta giudiziaria di Catania, quella sulle ONG Medici Senza Frontiere e SOS Méditerranée. Tra le cose che ho letto ne ho prese alcune. A Tujura è in atto una campagna contro scabbia e pidocchi, dopo l'importante afflusso di 400 detenuti. E nel centro per migranti di Tarek al-Matar, 2 latrine traboccanti per 900 uomini e gravi preoccupazioni per le condizioni di vita dei detenuti. A Qasr bin Ghazir le persone vengono prese per il lavoro forzato e non ritornano. Un gruppo di 100 sudanesi è lì da mesi senza alcuna registrazione. Ed ancora, nel salvataggio del 17 gennaio, durante la notte, la clinica è stata riempita con pazienti disidratati a causa del vomito continuo. Risulta con chiarezza che proprio nei meandri dell'inchiesta Bortless, con cui la Procura di Catania ha chiesto e ottenuto il sequestro preventivo della nave Aquarius e di 460.000 euro complessivi che, secondo l'accusa, sono stati risparmiati dalle ONG smaltendo illecitamente rifiuti prodotti durante i salvataggi in mare, che emergono elementi dei trattamenti degradati subiti da migranti in Libia. La polizia giudiziaria di Catania mette insieme decine di casi di torture, malattie, infezioni, fratture, tutte riportate dai migranti, basandosi su documenti e testimonianze della stessa Medici Senza Frontiere. E lo fa per dare forza a una delle tesi che emerge dal quadro accusatorio, cioè che le ONG avrebbero messo in pericolo la salute pubblica in Italia, smaltendo e conferendo durante gli sbarchi in Italia vestiti e rifiuti alimentari potenzialmente infetti. Nelle indagini, che includono 4 diversi centri di detenzione per migranti in Libia, si legge: gli standard minimi generali per le latrine, la doccia, l'accesso all'acqua e allo spazio sono accettabili per Angila e Qasr bin Ghazir, ma sicuramente non per Tujura e Tarek al-Matar. E poi le storie personali di malati e torturati, raccolte in più di 10 pagine della CNR, Comunicazione Notizia di Reato, con cui lo SCO di Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Catania e i 2 nuclei di Guardia di Finanza comunicano ai sostituti procuratori Andrea Bonomo e Alfio Gabriele Fragalà tutti gli elementi di indagine raccolti a partire da luglio del 2017. Tra i fatti riportati ci sono l'incremento dei casi di tubercolosi diagnosticati a dicembre, 7 nuovi casi, la maggior parte provenienti dalla stessa cella. Si dice che un migrante palestinese di 27 anni proveniente da Gaza e salvato il 18 ottobre 2017 dalla nave Aquarius racconta questo: delle cose hanno iniziato a crescere sui nostri corpi, scoppiando. Non abbiamo riconosciuto o compreso cosa fossero. C'erano insetti e ragni su tutti i nostri vestiti, che continuavamo a toglierci di dosso. Arrivammo in un magazzino deposito vicino a Zerbo. In questo luogo c'erano già presenti 2000 persone. Immagina 2000 persone in 500 metri di spazio chiuso e bagni in cui nessuno poteva entrare. Gaza è 1000, anzi 1.000.000 volte meglio. Ci sono anche una serie di immagini crude che però ben rappresentano cosa vuol dire essere detenuti oggi in Libia. Vi leggo alcune descrizioni. 28 anni, maschio, proveniente dalla Nigeria, tosse da molti anni, perdita di peso ed emotisi.
Prosegue così la disamina di polizia che per sostenere una tesi contro le ONG utilizza documenti e testimonianze degli stessi umanitari delle ONG indagati. Consegna di un bambino su una barca di legno, madre e figlio ancora attaccati, trasferiti all'Aquarius e consegna della placenta a bordo. Maschio 21 anni, proveniente dal Mali, con 5 giorni di diarrea acquosa e febbre non cruenta. 18 anni, maschio, con dolori bilaterali alle gambe, mani e braccia, da un mese. Portatore sano di malattia chikungunya. Maschio 18 anni, proveniente dal Mali, con ascesso nell'inguine sinistro che causa sepsi. Maschio 26 anni, dalla Somalia con pus drenante di massa del collo destro, ha bisogno di esplorazione chirurgica, antibiotici e considerazione della tubercolosi nodale. C'è chi soffre di malattia psicotica acuta, chi presenta molteplici vesciche orali e riduzione dell'assunzione orale che porta alla disidratazione e debolezza. Qualcun altro ha fratture, altri sospetta tubercolosi e vengono messi in isolamento anche sulle navi di salvataggio. Vengono da mezza Africa, Mali, Sudan, Nigeria, Eritrea, Etiopia, Guinea. Sono pochissimi quelli che hanno più di 40 anni e ciò di cui soffrono non se lo sono portati dalla nazione di origine, ma se lo sono procurati nei centri di detenzione in Libia. Quegli stessi centri dove vengono riportati quando a salvarli in mezzo al mare non sono le ONG, la Guardia Costiera, la Marina Militare o i dispositivi europei come Operazione Sophia e missioni di Frontex, ma presi dalla Guardia Costiera libica, addestrata e equipaggiata dall'Italia e dall'Europa. Questi sarebbero le reali condizioni di quelli che spesso l'ignoranza ci fa descrivere come i giovanotti alti, forti e palestrati che vengono portati sulle coste europee dai taxi del mare. Poi però si fa l'errore stupido di accusare quelle stesse organizzazioni umanitarie di aver messo in pericolo la salute pubblica in Italia con lo smaltimento illegale di rifiuti infetti delle persone che trasportano. Signori, delle due solo una può essere vera. Cioè, o sono giovani, forti e palestrati, o hanno un sacco di malattie che ci potrebbero attaccare. Affermare che entrambi i fatti siano veri dimostra la malafede di chi li afferma. Vorrei dire solo un'ultima cosa. Arriverà il giorno in cui dovremmo rispondere alla domanda: ma mentre tutto questo accadeva, voi dove eravate? Grazie e alla prossima. Ciao!